Strange Darling è un film thriller, horror, più horror che thriller, è di J.T. Molnar, un regista abbastanza giovane che ha fatto solo alcuni film, nato a Las Vegas e interpretato da un'attrice che si chiama, credo, Kira Fitzgerald, comunque il cognome è Fitzgerald, e devo dire che questo film mi ha colpito molto. Penso sia uno dei migliori film thriller, horror, uno dei migliori film horror in particolare che abbia visto negli ultimi anni. Qui il regista mette in campo un tasso di cinefilia che veramente è raro ormai vedere al cinema. Perfino Joon-ho col suo nuovo film, il regista di Parasite, che insomma era promettente, ma come decorato dal mainstream ha realizzato un film che sinceramente è proprio il contrario. Ecco, l'ho citato perché mi sembra proprio il caso contrario di questo film indipendente horror Strange Darling di Molnar, che è un film che ha tutte le caratteristiche per rimanere nel tempo nella storia del cinema. Le solite caratteristiche che io penso siano necessarie a un film per essere definito, non dico un capolavoro, non uso questa parola perché quella si scopre nel tempo se un film può essere definito capolavoro oppure no. Però ecco, un grande film, un film d'autore, un film d'arte, si riconosce innanzitutto per il suo rigore, per la capacità del regista di orchestrare un ritmo preciso, un progetto figurativo, un progetto di montaggio. Quindi il rigore è una delle caratteristiche di questo film, che ha, come dicevo, un tasso di cinefilia altissimo. Tutte le scene sono studiate nei minimi dettagli che appunto includono una illuminazione fantastica, che non è solo un'illuminazione bella, come dire, una bella fotografia, una fotografia riuscita. No, è proprio una fotografia che entra di prepotenza nella narrazione, nella sceneggiatura, nella storia del film, e che il regista sfrutta appieno, forzando proprio le scene e la storia al servizio della fotografia e delle immagini. Si tratta della storia di una donna che incontra casualmente una sera un uomo e i due insomma finiscono per fare sesso in una camera d'albergo dopo essersi conosciuti, dopo un gioco di seduzione, e da lì inizia un vero e proprio incubo che diciamo lo spettatore, io sinceramente neanche mi aspettavo diventasse così cruento, così sanguinario. L'unica critica che posso fare a questo film, o meglio, se potessi parlare col regista Molnar, gli direi l'unico errore che hai fatto è stato quello di ispirarti a piene mani al cinema di Quentin Tarantino. Sì, è vero che c'è questa estetica un po' anni 70, un po' on the road, insomma, che ricorda alcuni film di Tarantino, però in quest'epoca di tarantinismo, quest'epoca tarantiniana, ispirarsi ai film di Quentin Tarantino non è una buona idea, anche perché i presupposti di Molnar
sono più interessanti, possono andare oltre, cioè c'è del materiale per poter andare oltre il cinema di Tarantino, mentre invece qui il regista si lascia un po' irretire, probabilmente anche attirato dalle sirene del successo mondiale di questo tipo di cinema, così pulp, violento, tarantiniano appunto, che ha dettato le mode di questi ultimi 20 anni e più. Ma il film ha un'anima più dark, più tenebrosa, più horror, che viene un po' appunto stemperata, e anche la personalità viene un po', come dire, un po' sminuita da questa ispirazione, per cui tutti potrebbero dire ma questo film, questo regista deve molto al maestro Quentin Tarantino. Invece è solamente una patina, secondo me. L'anima del film è più cupa, è più sanguinaria, e poteva andare di più in quella direzione, non nel senso di essere più violenta, ma nel senso proprio di essere anche meno violenta, di far vedere meno sangue, ma di calcare questa oscurità psicologica, questa capacità del regista di stupire con la storia, ma di stupire anche con la regia, con il ritmo che si sposa alla perfezione con la storia. Ovviamente questo film passa in secondo piano, nel silenzio di tutti i media mainstream, pochissimi ne hanno parlato. Sì, se ne è parlato perché comunque è un film distribuito da una mini major, come al solito. Film indipendenti veri non esistono, non sono mai esistiti nelle sale cinematografiche, e chi dice bisogna vedere i film al cinema dice di vedere uno schermo, ma che cosa viene proiettato dentro quello schermo? È un film relativamente indipendente, come lo sono i film americani, che un budget che per un film italiano sarebbe un film, diciamo, prodotto direttamente dal Ministero della Cultura, con metà del budget annuale del PIL dedicato al cinema. Però insomma è un film molto interessante. Si vede che l'autore è nato a Las Vegas, perché gioca con queste luci al neon che fanno un'atmosfera veramente, veramente interessante, veramente cinefila. È un film intriso di amore per il cinema, che non si lascia mai rapire, al contrario appunto del clamoroso caso recente di Juno, che con questo Mickey 17 si è proprio lasciato rapire dagli alieni. Qui invece il regista, sperando insomma che non succeda anche a lui, con una proposta di qualche major di Hollywood, abbandonare, gettare la spugna e mettersi a fare i film spara e ammazza. E qui c'è una capacità di fare cinema davvero, davvero notevole, davvero interessante, e anche appunto un amore per il cinema testimoniato dal fatto che abbia voluto girare il film in 35 mm, una fotografia spettacolare. E poi dimenticavo una delle cose più sconvolgenti di questo film è l'attrice Fitzgerald. È veramente incredibile. Secondo me è una delle più grandi interpretazioni di un'attrice in un film horror. Poi, per concludere il concetto di prima, fino al finale il film rimane rigoroso, autoriale, non ci sono sbavature, non ci sono concessioni alla spettacolarità, non c'è il viraggio solito nella battaglia finale, nello scontro finale. Rimane tutto molto trattenuto e interessante, e c'è questa attrice che sinceramente non so,
io non avrei avuto nessun dubbio ad assegnare l'Oscar, preferendolo almeno di 2, 3, 4 volte come performance rispetto a quelle che erano candidate all'Oscar, con tutto il rispetto per le candidature all'Oscar, film bellissimi come Io sono qui e gli altri, ma questa attrice sinceramente a me mi sembra veramente responsabile di una performance eccezionale per questo film Strange Darling.